Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a vedere brevemente che cos'è Venom Network, in quanto la settimana scorsa vi ho rilasciato un video su un potenziale e goloso airdrop. Ve lo lascerò comunque linkato in descrizione per chi volesse tentare di essere leggibile. Vi ricordo che Venom attualmente è in fase testnet e quindi dovrà rilasciare poi la mainnet. Tutte le transazioni e l'archiviazione dei dati in questo momento sono solo in fase test. Venom che cos'è? Venom è una blockchain di layer 0. Se non sapete la differenza tra layer 0, 1, 2, 3 o comunque layer della blockchain, anche qui ho fatto un video approfondito. Lo trovate nella playlist corso cripto e blockchain, quello con la copertina verde. Il layer 0 in soldoni si occupa di posare le fondamenta per poi andare a costruire i layer successivi, un po' le fondamenta della piramide. Si occupa in particolare del trasferimento di dati e va a consentire poi la comunicazione tra diverse blockchain e fornisce tutte le infrastrutture necessarie per poi andarci volgarmente a costruire sopra. I tre principali pilastri dell'Layer 0 sono l'infrastruttura, la sicurezza e l'interporabilità. Venom, essendo di nuova costruzione, ovviamente si va a specializzare nel settore del web 3 e mira a essere, come Layer 0 è giusto che sia, un ecosistema atto a fornire agli sviluppatori tutti gli strumenti per andare a costruire le proprie blockchain e i propri layer e anche un luogo sicuro di incontro degli utenti con le dApp, il web 3 e ovviamente le transazioni di criptovalute in modo veloce, scalabile e altamente sicuro. La blockchain di Venom è un protocollo multi-blockchain con inserita la capacità di avere uno sharding dinamico. Quindi grazie a questa funzione di adattamento, in base anche al carico che deve sopportare la blockchain, riuscirà a plasmarsi e a rendersi costantemente altamente scalabile. Sulla carta ovviamente siamo ancora in fase test, poi come ogni cosa il mercato, le sfide che dovranno sostenere per supportare le dApp, i vari layer, la mole di lavoro metteranno sotto stress questa infrastruttura e si vedrà col tempo se tutto quello che viene menzionato all'interno del loro white paper e nei loro sistemi di conoscenza possono essere veritieri o meno. Attualmente si stima che possa sostenere oltre 100.000 transazioni al secondo e come potete vedere con una fee praticamente inesistente. Per quanto riguarda il meccanismo di consenso abbiamo un proof of stake, ovvero un POS, con l'algoritmo BFT garantendo alla rete anche di essere resiliente agli attacchi Sybil. Per quanto riguarda il token non abbiamo dettagli completi, sappiamo sicuramente che il token ci sarà, avrà la stessa funzione che possiamo avere su Ethereum con il loro token net, quindi sarà un token gas, un token che permetterà il pagamento delle transazioni, delle commissioni, anche delle ricompense dei validatori, rendendo parte e sicura la rete quando si andranno a vincolare, a mettere in gioco i token per quanto riguarda il proof of stake. La blockchain di Venom consente la creazione, lo sviluppo e l'attivazione di contratti intelligenti, di smart contract eseguiti su TVM, che è una macchina completa di Turing che viene utilizzata appunto per eseguire gli smart contract nella base chain e nella master chain. Altre blockchain, come sappiamo, possono utilizzare altre macchine virtuali, ad esempio le VM di Ethereum, al posto ad esempio del TVM che sta utilizzando Venom. Una blockchain layer 0 con un obiettivo ben specifico, ben strutturato, come abbiamo potuto vedere e ascoltare, come avete potuto ascoltare in questa parte di video, con un ecosistema già buona parte in costruzione e pronto al lancio nella mainnet. Abbiamo già il Venom Wallet disponibile sia come estensione e come app, il Venom Scam, il Venom Pool che verrà lanciato a breve, un bridge che permette di bridgeare i token cross-chain e tantissime altre applicazioni che presto verranno implementate. Come potete vedere, gli use case del layer 0 di Venom passano dalla DAO, social finance, DeFi, CBDC, che è un tema ancora ad oggi molto più attuale dei mesi precedenti. Pian piano che passa il tempo le CBDC purtroppo stanno
nascendo si stanno sviluppando, e comunque avere un ecosistema che sarà eventualmente pronto anche al supporto delle CBDC non è per niente male. E infatti è proprio in questo campo che ha ricevuto una sovvenzione molto molto cospicua degli Emirati Arabi per produrre le fondamenta per la loro CBDC. L'alta scalabilità permetterà poi anche l'utilizzo della trade finance, game finance e tutti quegli ambienti dove hanno bisogno di sicurezza ma reattività nelle transazioni e plasmabilità dell'ecosistema per sorreggere carichi di lavoro enormi. Detto, attualmente Venom utilizza la macchina virtuale TVN, ma successivamente verrà implementata l'EVM, l'Ethereum Virtual Machine, per dare un'ulteriore spinta all'ecosistema. In questo momento, per chi volesse utilizzare MetaMask, non viene supportato il network di Venom, quindi bisogna utilizzare il wallet non custodial dedicato di Venom. Al suo interno avrà anche un launchpad per i progetti e un sistema di grants, un sistema di sovvenzioni per tutti gli sviluppatori che vogliono spostarsi su Venom oppure costruire da zero i loro progetti blockchain. Quindi sulla carta apparentemente potrebbe essere un ottimo ecosistema. Sarà curioso vedere successivamente come verrà strutturata la tokenomics, perché come ben sapete buon ecosistema, buona blockchain non è detto che poi faccia sì che il token prenda valore lato investitore. Quindi bisognerà andare a osservare entrambe le cose: sviluppi del progetto, reazione del mercato, degli utenti, degli sviluppatori e tokenomics. Ma sicuramente un ecosistema da mettere nei preferiti, e perché no tentare anche di partecipare al drop e ricevere qualche token gratuito qualora questo drop venisse confermato, anche se ci sono buone probabilità, perché a quanto pare il 25% dei token che verranno distribuiti saranno distribuiti alla community. E quale modo migliore se non con un drop di distribuire i token alla community? Mi raccomando, per essere sempre aggiornati, unitevi ai loro canali social Discord, Twitter e Telegram. E se avete tempo e voglia, andatevi a spulciare un po' tutta la documentazione relativa a questo protocollo, anche se la maggior parte della documentazione e delle informazioni che non vi ho portato al video sono molto molto tecniche, quindi bisogna avere una conoscenza approfondita e in effetti può annoiare. Ho cercato di riassumervi nel modo migliore, più semplice e breve il succo della questione. Fatemi sapere nei commenti se parteciperete al drop, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di Venom e se avete altre blockchain similari e perché no, magari migliori da proporre, che porterò eventualmente un video. Vi ringrazio per l'attenzione, se vi piacciono i miei contenuti vi invito come sempre a iscrivervi al canale, a lasciarmi un like e in descrizione al video trovate il link alla mia community Telegram per poter fare due chiacchiere insieme a noi. Ciao a tutti!